Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa crostata di carnevale. Invito tutti voi a provarla. La ricetta è semplice, basta seguirla passo passo. Andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Per preparare la nostra frolla bicolore abbiamo bisogno di 2 uova medie, farina 0 o 00, zucchero semolato, lievito per dolci, vaniglia in polvere, olio di semi di mais o di girasole, poi in pari quantità cacao e farina. Tutti i pesi degli ingredienti li trovate scritti in info box sotto il video. Cominciamo a rompere le uova in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero. E ora aggiungiamo l'olio. Lavoriamo per 1 minuto. E adesso misceliamo le polveri. Nella ciotola della farina aggiungiamo il lievito e la vaniglia. E ora aggiungiamo le polveri agli altri ingredienti. E lavoriamo con la spatola. Meno di 1 minuto, l'impasto è già formato. Ora spolveriamo un pizzico di farina sul piano di lavoro e ci rovesciamo l'impasto. E ora impastiamo. Eccolo qui. Adesso dobbiamo dividere l'impasto a metà. In una metà aggiungiamo il cacao, nell'altra metà aggiungiamo la farina. Eccola qui. La frolla neutra è pronta, la mettiamo da parte. Questa è l'altra metà della frolla, ora la allarghiamo e aggiungiamo il cacao. E lavoriamo. Anche la nostra frolla al cacao è pronta. La pasta frolla è pronta e ora procediamo a preparare la base della crostata. Tagliamo un pochino più della metà della pasta frolla al cacao e un pochino più della metà della pasta frolla neutra. E ora le stendiamo. Lo spessore è di 2 mm. Ora allo stesso modo stendiamo la frolla neutra.
possiamo sovrapporre la frolla al cacao alla frolla neutra. E facciamo pressione col mattarello. Regolarizziamo i bordi con una rotella tagliapasta. E ora possiamo mettere la frolla stesa all'interno di uno stampo da crostata che misura 24 cm di diametro. Come vedete, questa è una frolla davvero magnifica, si lavora con molta facilità perché è molto elastica. Adesso con una forchettina facciamo dei buchi sulla base. Io metto all'interno della crostata della confettura di frutti di bosco, ma voi potrete scegliere la confettura che più vi piace. Ora rifiliamo un pochino il bordo . Dopodiché arrotoliamo. Creiamo una sorta di cordoncino, così. Ora mettiamo la crostata momentaneamente da parte e dobbiamo stendere di nuovo il resto della frolla al cacao e neutra. Ora con un bicchierino dosatore ritaglio dei dischetti.
Togliamo la frolla in eccesso. Che poi possiamo ristendere in un secondo tempo. Ora prendiamo di nuovo la teglia della crostata e posizioniamo questi dischetti. Appoggiamo i dischetti sul bordo in questo modo e alterniamo il colore. Sovrapponiamo leggermente un dischetto all'altro. Facciamo pressione per far aderire ogni dischetto sul bordo di frolla. Ora con i dischetti rimasti facciamo una decorazione centrale. Alterniamo un dischetto chiaro a uno al cacao. Facciamo pressione per sigillarli così al centro e poi arrotoliamo. Tagliamo leggermente la base. Abbiamo creato una rosellina centrale di 2 colori e la mettiamo proprio al centro della nostra crostata. Adesso facciamo la base dove metteremo la nostra rosellina, alternando ancora i nostri dischetti di pasta. Così. E la rosellina la mettiamo al centro facendo pressione. Davvero niente di più semplice. E la nostra crostata è pronta per andare in forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascio cuocere la crostata per 25 minuti circa. Ed eccola qui, la crostata appena sfornata. Ora, prima di toglierla dallo stampo, la lasciamo raffreddare completamente. Ho tolto la crostata dallo stampo e prima di portarla a tavola la taglio insieme a voi. Mettiamo un pochino di zucchero a velo così soltanto sui bordi. E ora vediamo un po' l'interno. Beh, io direi che è davvero deliziosa questa crostata, semplice da preparare, può essere anche una graziosissima idea regalo, quindi invito tutti voi a provarla. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia crostata sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.